Ti sei mai chiesta se lui ti ama davvero? O se sta solo godendo la tua compagnia senza alcun impegno? Può sembrare difficile da capire, ma credimi, quello che provi potrebbe non essere ricambiato nel modo in cui immagini. Ciao e benvenuta su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo tutto sulle relazioni, i sentimenti e le connessioni profonde. Oggi parleremo di un argomento che molte donne si chiedono, ma poche hanno il coraggio di affrontare: i 3 livelli di interesse maschile. Immagina. Conosci un uomo, inizi a frequentarlo, senti una connessione e tutto sembra andare bene. Ma col tempo, inizi a notare che qualcosa non quadra. Non ti dedica l'attenzione che meriti, i piani vengono sempre messi in secondo piano e, nel profondo, sai che forse lui non è coinvolto quanto te. Ora, la grande domanda è: come capire se il suo interesse è davvero profondo o se sei solo un'opzione? Perché qui sta il segreto: esiste un livello di interesse che molti uomini hanno, ma che è difficile da riconoscere. L'interesse moderato. Non è così basso da farti sentire esclusa, ma nemmeno così alto da farti sentire una priorità. E la cosa peggiore? Potrebbe semplicemente stare approfittando di ciò che gli offri, senza mai preoccuparsi di fare un passo in più, senza darti ciò che meriti davvero. Ti ritrovi in questo tipo di relazione? O forse ci sei già passata senza rendertene conto, perdendo mesi o addirittura anni investendo in qualcosa che non aveva futuro? Hai mai pensato se stai sprecando il tuo tempo e le tue energie con qualcuno che non si impegnerà mai davvero? Resta con noi, perché ti mostrerò i segnali chiari per capire se lui non è veramente interessato e come evitare di cadere in questa trappola. Quante volte hai inviato un messaggio e hai aspettato ore, persino giorni, per una risposta? Quella sensazione di cercare una connessione, ma lui semplicemente non risponde. All'improvviso, sembra che nel suo mondo non ci sia più spazio per te. E allora inizi a chiederti: sono io il problema? Oppure sta solo aspettando il momento giusto per rispondere? Parliamo di qualcosa che è un chiaro segnale che lui non è così interessato come pensi: la mancanza di comunicazione. Ora, rispondimi con sincerità: quanto tempo è normale aspettare per una risposta? Se ci mette più di 24 ore, è davvero perché è impegnato? Oppure è perché tu non sei una priorità? Dopotutto, se volesse, troverebbe il tempo giusto. E le risposte? Hai mai notato quanto siano brevi e prive di entusiasmo? Tipo, un semplice ok, bene, o peggio ancora, un come se stesse rispondendo per dovere e non per vero interesse. Non so tu, ma quando succede, dà l'impressione che lui stia solo riempiendo un vuoto, come se rispondesse solo quando non ha nient'altro da fare. Come se si facesse vivo solo nei momenti di noia, quando nessun'altra opzione è disponibile. Ora, immagina questa scena: invii un messaggio, aspetti, e niente. Poi inizi a chiederti: sto esagerando? Ma se gli importasse davvero, non sarebbe così difficile mandarti un semplice ciao o mostrare un po' più di interesse nelle tue parole, giusto? Non meriti forse più di qualche briciola di attenzione? Come ti senti in una relazione così? Credimi, il suo comportamento dice molto sul posto che occupi nella sua vita. Ma il problema è che molte donne rimangono intrappolate in questo ciclo, aspettando qualcosa che non arriverà mai, credendo che, con il tempo, le cose cambieranno. Quando invece, il silenzio sta già urlando una verità difficile da accettare. E sai qual è la cosa più frustrante? Lui si fa vivo solo quando è annoiato o non ha altro di meglio da fare. È il classico scenario in cui, dopo aver provato di tutto e non aver trovato nulla di più interessante, finalmente arriva il tuo messaggio. Come se fossi l'ultima opzione, il piano B, la soluzione di emergenza quando il resto del mondo non è disponibile. Fa male, vero? Perché la sensazione è che non sia interessato a te, ma solo alla tua compagnia quando non ha alternative. È davvero questo il tipo di connessione che meriti? La risposta è semplice: no. Meriti qualcuno che voglia parlarti, che sia curioso di conoscerti e che ti dia attenzione, non qualcuno che si ricorda di te solo quando le altre possibilità svaniscono.
Hai mai organizzato qualcosa con lui? Ti sei preparata? Hai scelto il look perfetto? E all'ultimo minuto arriva quel messaggio: non posso più venire. Non sarebbe un problema se fosse un caso isolato, un'eccezione, ma se diventasse un'abitudine? Un comportamento ripetuto che inizia a rivelare una sola cosa: lui non rispetta il tuo tempo. Cancella i piani quando spunta qualcosa di meglio o semplicemente quando non ha altre alternative disponibili. E invece di darti il valore che meriti, ti lascia in sospeso, in secondo piano, come se il tuo tempo fosse sacrificabile. Ora, dimmi una cosa ti passa per la testa quando succede? Quando lui cerca di vederti solo quando non ha niente di meglio da fare? Ti sembra giusto essere l'ultima opzione di qualcuno? No, non lo è. Un uomo veramente interessato, che tiene davvero a te, non si comporta così. Al contrario, si impegna, pianifica in anticipo, fa di tutto per impressionarti e, il più delle volte, arriva persino prima all'appuntamento. Ti dimostra che non vede l'ora di vederti e che niente lo farà cambiare idea. Ma se lui ha sempre una scusa pronta, sempre qualcosa di più importante da fare, allora la domanda da farsi è: gli importa davvero? E il problema non è solo annullare un appuntamento, ma il modello che questo comportamento crea. Se inizia a mancare agli incontri regolarmente, senza un motivo reale e valido, il messaggio è chiaro: tu non sei una priorità nella sua vita. Perché, se avesse davvero interesse, farebbe di tutto per esserci. Capirebbe il valore del tuo tempo, l'impegno che hai messo nel prepararti, l'emozione di un incontro che, per lui, dovrebbe essere importante. Quando le cancellazioni diventano la norma, la vera domanda è: mi sta semplicemente rimettendo in fondo alla lista d'attesa? Ora, fermati un attimo e pensa: quando è stata l'ultima volta che ha fatto davvero uno sforzo per impressionarti? Non parlo di parole vuote o promesse lanciate a caso, ma di azioni reali. Ti porta in posti interessanti? Fa piani con entusiasmo? Organizza le cose con anticipo per vederti? Se è sempre pieno di impegni, se è sempre troppo occupato o ha troppe cose da fare, allora il messaggio è chiaro: tu sei solo un'opzione, niente di speciale. Un uomo realmente innamorato o interessato non esita a fare progetti con te, perché sa che tu meriti quell'impegno. Ora, immagina uno scenario diverso. Lui ti scrive con entusiasmo, ti dice che non vede l'ora di vederti, arriva in anticipo all'appuntamento e senti che è davvero presente per te. Ecco ciò che meriti. Non devi accontentarti di promesse vuote o di continue giustificazioni. Il vero interesse si dimostra con i fatti, non con le scuse. Se continua a cancellare i vostri incontri, non sta dimostrando di tenere a te. Sta dicendo, senza bisogno di parole, che il tuo tempo non è poi così importante per lui. E tu, senza dubbio, meriti molto di più. Se ti sta piacendo il contenuto fino ad ora, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui condividiamo riflessioni preziose su come comprendere le relazioni, valorizzarsi e costruire legami autentici. Fallo adesso, perché non vorrai perderti quello che sta per arrivare. Clicca sul pulsante di iscrizione e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Andiamo insieme in questo viaggio. Hai mai notato che lui non ti presenta mai ai suoi amici o alla sua famiglia? E allora cominci a chiederti: perché sta nascondendo la nostra relazione? Se un uomo tiene davvero a te, vorrà che il mondo sappia che fai parte della sua vita. Sarà orgoglioso di averti al suo fianco e desidererà che gli altri vedano la donna che ha conquistato il suo cuore. Ma se invece fa di tutto per mantenere tutto nascosto? Qui dovrebbe accendersi un campanello d'allarme. Potrebbe essere che stia già in un'altra relazione e non voglia che tu lo scopra, oppure che voglia semplicemente tenere aperte altre possibilità, senza chiudere nessuna porta, mentre continua a tenerti vicino, come se fossi solo un'opzione tra tante. Ora parliamo di una cosa importante: c'è una grande differenza tra privacy e segretezza. La privacy significa proteggere alcuni aspetti della propria vita personale e mantenerli in un cerchio ristretto, senza però nascondere del tutto la persona con cui si sta. Un uomo che ti apprezza manterrà alcuni dettagli privati,
ma non ti cancellerà dalla sua vita, soprattutto davanti alle persone che gli sono vicine. La segretezza, invece, è tutt'altra cosa. Significa nascondere, omettere una parte fondamentale della propria vita, come se tu fossi qualcosa di cui vergognarsi o da tenere nell'ombra per non compromettere altre possibilità. E onestamente, chi vorrebbe stare in una relazione in cui tutto deve essere mantenuto segreto? Sei la sua priorità o solo una scelta segreta che deve rimanere nell'ombra? Rifletti. E quando gli chiedi dei suoi amici o dei suoi progetti futuri, cambia argomento o evita la conversazione? Questo non è solo un segnale che non vuole includerti nella sua vita, ma è anche una chiara indicazione che non considera la vostra relazione abbastanza importante per mostrarla al mondo. Quando una persona è davvero coinvolta, è felice di presentarti alle persone che contano per lui. Vorrà condividere con te momenti con i suoi amici, con la sua famiglia, perché è orgoglioso di stare con te. Ma se ti tiene sempre nell'ombra, è evidente che c'è qualcosa che non va. Perché nascondere qualcuno a cui si tiene? Non ha senso, giusto? Il problema non sei tu, ma la relazione stessa, che lui non vuole rendere pubblica. E questo non è un buon segno. Ora, immagina di incontrare i suoi amici per caso e di vedere che lui si comporta in modo distante, a disagio, come se dovesse mantenere le distanze per non far trapelare nulla. È come se avesse una doppia vita e tu fossi solo una parentesi segreta all'interno della sua storia. Ma perché mai dovrebbe essere un problema farti vedere come parte della sua vita? Il segreto crea una distanza dolorosa, soprattutto quando tu stai investendo così tanto nella relazione, mentre dall'altra parte non c'è trasparenza. Se ti trovi in questa situazione, chiedendoti se conti davvero per lui, è il momento di riflettere. Vale la pena continuare in una relazione in cui sei trattata come un segreto? Tu non dovresti mai essere l'opzione nascosta di nessuno, né stare in una relazione che ha paura di mostrarti al mondo. Hai mai notato che, dopo un momento intimo, lui diventa distante? Quel calore, quell'attenzione che prima sembravano così presenti, improvvisamente scompaiono non appena ottiene ciò che vuole. La connessione che sembrava forte, l'energia che sembrava sincera, all'improvviso svaniscono. Lui si allontana, non manda messaggi, non si interessa a come stai. Ha già avuto ciò che voleva e ora sembra che tu non sia più così interessante o importante per lui. Questo comportamento è uno dei segnali più chiari che il suo interesse non è reale e che tutto ciò che voleva era solo la soddisfazione del momento. Sei una priorità per lui o solo un passatempo? Ora, pensa alla differenza tra una relazione autentica e ciò che stai vivendo. Gli uomini che ci tengono davvero non spariscono dopo il sesso o un momento di intimità. Continuano a impegnarsi, cercano modi per conoscerti meglio, per rafforzare il legame, anche quando non siete fisicamente vicini. Si preoccupano per te, ti scrivono, si interessano alla tua routine. Se lui compare solo quando ha qualcosa da guadagnare e poi si allontana, è il momento di chiederti, cosa sto davvero ottenendo da questa relazione? Un uomo sinceramente interessato investe tempo ed energie per mantenere la connessione, indipendentemente dalla distanza o dal momento. La vera connessione va oltre il piacere fisico, è sostenuta da una cura costante e da un impegno emotivo. È un comportamento frustrante, vero? Quando condividi un momento di intimità e subito dopo lui si allontana, come se il rapporto avesse già esaurito la sua funzione. Questo atteggiamento rivela molto di più sulle sue intenzioni di quanto vorresti ammettere. Si avvicina solo quando ha qualcosa da ottenere? Se tutto si riduce all'aspetto fisico e non fa alcuno sforzo per mantenere un contatto emotivo, significa che per lui la relazione è solo una gratificazione momentanea, non qualcosa destinato a durare. E il peggio è che questa mancanza di interesse emotivo, questa distanza improvvisa, può essere molto dolorosa per chi invece sta investendo sentimenti veri. La verità è che gli uomini davvero interessati mantengono viva la fiamma, anche a distanza. Non scompaiono dopo l'intimità perché sono coinvolti nella connessione, non solo nell'attrazione fisica. Vogliono sapere come stai, si interessano alla tua vita, si prendono cura di te.
sanno che una relazione non si costruisce solo su momenti di piacere, ma su comunicazione, complicità e affetto costante. Meriti qualcuno che si impegni per te sempre, non solo quando ha qualcosa da guadagnare. Se lui si allontana dopo i momenti di intimità e non fa nulla per mantenere la vicinanza, forse è il momento di accettare che il suo interesse non è così profondo come vorresti credere. Quante volte hai sentito la famosa frase "non sono pronto per una relazione"? O magari la classica "scusa, non sei tu, sono io"? Se queste parole ti suonano familiari, è probabile che lui stia cercando di evitare qualcosa. Ma cosa significano davvero queste scuse? Sono un chiaro segnale che il suo interesse è superficiale, qualcosa che non va oltre il momento. E quando l'interesse è basso o moderato, l'ultima cosa che lui vuole è impegnarsi. Non è pronto perché, in realtà, non è interessato a far crescere la relazione. E no, il problema non sei tu, è lui. Ora, pensa un attimo, se un uomo ci tiene davvero a te, troverà un modo per far funzionare le cose. La vera volontà di costruire qualcosa insieme non prevede scuse. Un uomo realmente coinvolto farà di tutto per esserci, per comunicare, per stare al tuo fianco. Troverà il tempo, cercherà soluzioni, perché stare con te è una sua priorità. Quando iniziano ad arrivare scuse su scuse, è un chiaro segnale che sta solo evitando di approfondire la relazione, inventando pretesti per non affrontare la realtà tra voi. Quando qualcuno ti dà valore, non usa scuse. Agisce. Ha senso, vero? Quando un uomo è realmente interessato, non si perde in giustificazioni vuote. Si impegna davvero, perché sa che una relazione richiede dedizione, tempo e coinvolgimento. La mancanza di azioni concrete è uno dei segnali più evidenti di un interesse debole, o peggio, della sua mancanza di volontà di investire nella relazione. Se continua a sfuggire ai compromessi, forse la verità è che non ha mai immaginato un futuro con te. E mentre tu dedichi il tuo tempo e i tuoi sentimenti, lui sta semplicemente godendo del momento, senza alcuna intenzione di andare oltre. Il problema non è in te, ma nella sua incapacità di essere sincero e trasparente su ciò che vuole davvero. Questa mancanza di impegno può fare male, perché dentro di te sai di meritare più di semplici parole vuote. Chi ti apprezza davvero non si nasconde dietro scuse, ma trova soluzioni, cerca il modo di far funzionare la relazione. Quando lui dice di non essere pronto o inventa scuse, sta dicendo qualcosa di molto semplice, ma difficile da accettare: non sono disposto a investire abbastanza perché questo funzioni. E questo è un segnale chiaro che forse è arrivato il momento di riflettere su ciò che vuoi e meriti davvero. Meriti qualcuno che non trovi scuse, ma che trovi il modo di camminare al tuo fianco. Ora voglio che tu faccia una riflessione. Quante volte ti sei trovata in una relazione in cui sembrava che l'unica a investire fossi tu? Dove le scuse diventavano più frequenti delle azioni concrete? E la domanda è: cosa ottieni davvero investendo in qualcosa che non viene ricambiato allo stesso modo? La verità è chiara: un uomo che non è veramente interessato non si impegna. Si nasconderà dietro a scuse, manterrà le cose su un livello casuale, senza dare il giusto valore a ciò che potreste costruire insieme. Potrà anche farsi presente di tanto in tanto, ma se non è disposto a fare uno sforzo reale, la relazione non andrà mai oltre la superficialità. Ora, immagina di indirizzare la tua energia verso una relazione in cui la reciprocità è reale, dove l'impegno è reciproco, dove sei veramente apprezzata e ammirata. Meriti qualcuno che si dedichi a te, che voglia davvero starti accanto e che non trovi scuse per evitare un impegno. Il messaggio è chiaro, e voglio che tu lo tenga bene a mente: valorizzati. Dai priorità alle relazioni in cui c'è un vero impegno, dove l'interesse è genuino e dove entrambi si sforzano per crescere insieme. Adesso voglio sapere da te: hai mai vissuto una situazione in cui hai riconosciuto questi segnali? Ti sei mai ritrovata a investire in qualcosa che non era ricambiato? Condividi la tua esperienza nei commenti qui sotto. E, naturalmente, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni, per non perdere altri consigli preziosi su come costruire relazioni più sane e autentiche.
Siamo insieme in questo viaggio di scoperta e connessione.